La dottrina sociale della Chiesa ha sempre ispirato uomini di Chiesa e vicino alla Chiesa di impegnarsi per i valori fondamentali della dottrina sociale della Chiesa stessa. Questo già prima che nascesse la stessa dottrina sociale della Chiesa, se pensiamo soprattutto solo ai vescovi coraggiosi della Germania dell'Ottocento, quali un Wilhelm Emanuel von Ketteler e altri che hanno stabilito già le prime dimensioni di una risposta sociale della Chiesa prima che nascesse la stessa dottrina sociale della Chiesa. Pensiamo anche a autori italiani quali Antonio Rosmini o Luigi Tapparelli d'Azeglio, Toniolo ed altri. Su questi pensatori si basa molto la dottrina sociale della Chiesa, che a sua volta ha ispirato altri grandi personaggi attivi nella politica di coniare la nostra società con questi valori fondamentali. Non solo perché sono valori cristiani, soprattutto perché sono valori della persona. Sono valori di una società che si basa sull'idea secolare di politica, perché concilia a livello sociale la libertà con l'equilibrio sociale, concilia l'autodeterminazione della politica con la libertà della persona di svilupparsi e di partecipare a tutti i pregi della società a livello sociale. Tutte queste dimensioni vengono sintetizzate nei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, che per questo sono valori universali. Pensiamo soprattutto a Don Luigi Sturzo, pensiamo però anche a tanti altri politici cristiani dopo la Seconda Guerra Mondiale in tutta l'Europa. L'Europa è nata sulla visione di grandi cristiani che sulla base di questi principi hanno prospettato un nuovo Europa, hanno prospettato un'Europa che dopo la grande catastrofe, in così poco tempo, poteva ritrovare una strada di pace e non solo ritrovarla, aprire una dimensione tutta nuova, che è una dimensione di speranza e che ancora oggi, più di 65 anni dopo, è ancora valida. Pensiamo ad esempio anche a pensatori di fede cristiano protestante in Germania. Non dimentichiamo che tanti autori della dottrina dell'economia sociale di mercato, pensatori liberali che nella Seconda Guerra Mondiale sotto il nazismo furono soppressi, nello stesso periodo hanno elaborato i principi di una nuova società. Pensiamo a un Wilhelm Röpke e altri che erano protestanti. Pensiamo comunque sempre a personaggi che la dottrina sociale cristiana ha ispirato a livello sociale. La stessa prospettiva, la stessa speranza, ce l'auguriamo anche che partisse dall'attuale enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. E questa speranza non è semplicemente una speranza per il futuro, perché vediamo già oggi personaggi che, ispirati dalla dottrina sociale della Chiesa, particolarmente dalle encicliche precedenti di Giovanni Paolo II, sono attivi a livello politico, a livello sociale, a livello globale. Pensiamo a teologi, pensiamo a personaggi attivi nella politica, nel campo sociale, pensiamo a missionari, pensiamo a una realtà ecclesiastica che in tutto il globo insegna la dottrina sociale della Chiesa. Non dimentichiamo che il Sinodo per l'Africa l'anno scorso ha sottolineato che il compendio della dottrina sociale della Chiesa, uscito poco tempo fa, dovrebbe diventare un elemento integrativo della formazione del clero e non soltanto delle chiese in Africa. Pensiamo alle tante persone anonime che con i loro contributi quotidiani stanno lavorando per questi principi. Per questo la prospettiva che anche l'attuale enciclica, con tutto l'interesse che suscita a livello globale, possa far nascere delle iniziative, non è soltanto un auspicio fondato, ma è anche una prospettiva di speranza, una prospettiva molto di futuro. In questo senso penso proprio che l'attuale enciclica di Benedetto XVI dà nuovi spunti, dà nuova ispirazione a tali personaggi.